Nuovo aggiornamento di calciomercato Inter. Oggi vediamo insieme quale potrebbe essere il prossimo colpo dell'Inter a parametro zero. Sappiamo che l'Inter ha in Beppe Marotta un dirigente che storicamente si è fatto notare per aver colto quelle che lui chiama opportunità di mercato anche e soprattutto a parametro zero, portando a casa tanti giocatori importanti, non solo all'Inter naturalmente, e sappiamo anche che purtroppo la situazione economica del club attualmente impedisce di pensare che si possano fare delle sessioni di calciomercato con spese particolarmente ingenti. Quindi anche nella prossima estate è possibile che i parametri zero possano essere una risorsa importante per l'Inter ed è quindi giusto, secondo me, secondo noi qui su Passione Inter, tenerli d'occhio e cercare di capire quali potrebbero fare al caso dell'Inter. Ed è proprio quello che faremo all'interno di questo episodio. Ben ritrovate e ben ritrovati amiche e amici Passione Interisti, nuovo episodio in cui ho selezionato 3-4 nomi per i vari reparti del campo fra i giocatori che a giugno 2023 andranno a parametro zero. È chiaro che poi nel corso dei prossimi mesi potrebbero anche arrivare dei rinnovi, quindi non possiamo sapere quali effettivamente arriveranno fino a giugno per poi vedersi il contratto scadere, però per il momento questi sono, ho selezionato alcuni giocatori di cui parlarvi e per ogni reparto, per ognuno di questi gruppi di 3 nomi, ne ho selezionato uno in particolare di cui vi mostrerò la scheda su Transfermarkt e che è secondo me il migliore in rapporto qualità-prezzo, opportunità, età, eccetera, eccetera. Quindi cominciamo subito. Prima di partire, come sempre, però, vi chiedo un mi piace al contenuto e un'iscrizione al canale, così ci supportate come sempre. Allora, ho tralasciato i portieri, perché comunque è appena arrivato Onana, perché c'è da capire cosa ne sarà di Handanovic. Tecnicamente c'è anche Radu in prestito, quindi per il momento i portieri li ho lasciati da parte, però ho suddiviso in 4 reparti: difesa, centrocampo, esterni e attacco, ognuno di questi con 3 nomi. In realtà a centrocampo ce ne sono 4, ma fa nulla. Cominciamo dalla difesa. Allora, 3 nomi ho selezionato, parto dai primi 2, poi lascio il migliore alla fine. Il primo è Çağlar Söyüncü, non so se ne avrete già sentito parlare, ma penso di sì, perché si tratta del difensore centrale dell'Leicester, classe 1996, che già qualche mese fa era stato accostato all'Inter. Al tempo il costo era molto alto, si parlava addirittura di 30 milioni, se non forse qualcosina di più, però Söyüncü a giugno 2023 andrà in scadenza, per il momento non sembra essere nell'aria il rinnovo di contratto con il Leicester, potrebbe cercare una nuova esperienza, magari sempre all'interno della Premier League. Sapete che chi gioca in Inghilterra tende a voler magari anche rimanere, soprattutto se non è un giocatore particolarmente in là con l'età, diciamo, però non è da escludere che magari voglia provare un'esperienza anche all'estero. L'Inter potrebbe essere una piazza interessante anche per lui. Indubbiamente sarebbe però da testare, perché comunque il Leicester è una squadra importante, gioca in un campionato importante, però nell'Inter servono forse anche delle doti a livello mentale, a livello di esperienza un pochino diverse, quindi qualora venisse preso bisognerebbe poi testarlo come titolare nell'Inter. Il secondo nome di cui vi parlo è un nome invece che è molto più vicino a noi, è Chris Smalling, difensore della Roma, classe 1989, quindi non più giovanissimo. Credo che sia stato accostato all'Inter per almeno 2 anni di fila, perché banalmente conosce la Serie A, conosce la difesa a 3. Diciamo che Smalling potrebbe essere un buon rincalzo di esperienza, quello che era l'anno scorso Ranocchia, quello che è quest'anno Acerbi, magari l'anno prossimo potrebbe essere Smalling, però è chiaro che più del panchinaro, vista l'età, difficilmente potremmo permetterci di farli fare, anche perché l'Inter ha Skriniar e soprattutto De Vrij che vanno in scadenza anche loro a giugno, quindi io penso che Skriniar alla fine rinnovi. De Vrij non lo so, dovessimo perdere De Vrij bisognerebbe prendere un difensore forte, pieno, non una riserva per sostituire l'olandese. E infatti il nome tra i 3 della difesa che io vi voglio che vi presento come il migliore è quello di Evan Ndicka, difensore del Eintracht Francoforte, classe 1999, giovanissimo. È un giocatore che segue praticamente mezza Europa, perché è molto promettente, molto giovane e a parametro zero fa gola a tanti. Io lo paragono molto molto lontanamente a Matthias Ginter, non come caratteristiche ma come profilo. L'anno scorso c'era questo Ginter, difensore ancora abbastanza giovane, tedesco in rampa di lancio. Lo seguivano in tanti, poi alla fine lui ha scelto il Friburgo, non ho ancora ben capito come mai non abbia scelto piazze più importanti, però
era, diciamo, interesse di molti il profilo di Ginter, ecco, penso che Ndicka possa essere allo stesso modo interesse per tanti club. Io dubito francamente che possa arrivare all'Inter, perché comunque credo che in caso si propongano club di Premier League, lui preferisca l'Inghilterra, per esempio, però teniamolo d'occhio perché sicuramente è un profilo estremamente interessante. Passiamo al centrocampo, vi dicevo 4 nomi a centrocampo molto diversi l'uno dall'altro, e parto con Dani Ceballos del Real Madrid, classe 1996, anche lui era stato già accostato all'Inter. Io francamente, come dicevo un attimo fa per Ndicka, non ce lo vedo come un giocatore che si muova a parametro zero dal Real Madrid per venire in Serie A nell'Inter. Non lo vedo un trasferimento probabile, diciamo così, lo vedo più come un giocatore che eventualmente possa rimanere nella Liga spagnola o eventualmente andare anche qui in Premier League o in campionati simili. Sicuramente sarebbe un colpo di qualità, perché è un giocatore che già di base quando giochi nel Real Madrid difficilmente vai sotto un certo standard. Comunque sarebbe un bel centrocampista, classe 96, quindi ancora abbastanza giovane. Lo avevano già accostato appunto all'Inter, poi lui ha preferito rimanere al Real. Non lo so, lo vedo poco probabile, però lo metto lì e teniamolo d'occhio, diciamo così. Un altro giocatore invece molto interessante, ma non più giovanissimo, è Roberto Pereira dell'Udinese, classe 1991. Lo vedo un po' come una sorta di "doppione" tra virgolette di Mkhitaryan, quindi un profilo utile per fare magari la riserva, il rincalzo d'esperienza e qualità, ma avendo già Mkhitaryan non so quanto possa essere utile portarsi a casa anche Pereira, perché come dicevo è un classe 1991, quindi non è vecchio per carità, però comunque l'anno prossimo andrebbe per i 32 e quindi insomma non è mai stato poi tra l'altro un giocatore di livello altissimo. Secondo me è un giocatore molto interessante, di qualità, però non ha mai toccato delle vette da super big e da super top club. La cosa interessante è che nell'Udinese di Sottil, e l'abbiamo visto purtroppo a nostre spese, si sta un pochino reinventando come esterno destro, con caratteristiche diverse rispetto a quelle dei nostri esterni, però magari se dovesse trovare continuità anche lì, allora potrebbe diventare interessante in funzione di questa doppia posizione in campo che può coprire esterno e mezzala. Terzo nome, vi dico la verità, l'ho inserito perché sapete che io, chi ci segue da un po' lo sa, che apprezzo molto il modo di fare dell'Ipsia, il loro progetto, eccetera. Quando ho visto Konrad Laimer, classe 97, in scadenza, mi si è illuminata la lampadina. Anche qui, come dicevo prima, insisto, lo vedo più come un giocatore diretto verso o la Premier League, ho pensato per esempio al Liverpool con Klopp, o più probabilmente al Bayern Monaco, che molto spesso saccheggia un po' le big o comunque le medio-grandi della Bundesliga portando a casa i giocatori migliori. Non ce lo vedo francamente trasferirsi a parametro zero nell'Inter, non è neanche detto che poi non rinnovi con il Lipsia, quindi come dicevo all'inizio vediamo, però sarebbe veramente un grande colpo. Classe 97, giocatore di tecnica, di intensità, ehm, mi farebbe molto felice, come mi avrebbe fatto felice Marcel Sabitzer l'anno scorso o 2 anni fa. C'è stato un momento in cui l'avevano accostato anche all'Inter, dubito che possa arrivare. Il nome invece migliore, secondo me, per il centrocampo è quello, qui forse anche il più facile forse da andare a prendere, di Ruslan Malinovskij. È un giocatore che ormai conosciamo tutti, classe 93, gioca nell'Atalanta. Già quest'anno si parlava di un addio, visto che c'erano stati degli screzi piuttosto pesanti con Gasperini. Alla fine lui è rimasto. Al momento è ancora in scadenza, non si sa cosa sarà di lui. Essendo un giocatore che gioca in Serie A, gioca nell'Atalanta, l'Inter con l'Atalanta ha comunque anche buoni rapporti, diciamo che è uno di quelli che io terrei più d'occhio, non solo perché è interessante, ma proprio per questo tipo di situazione. Non escludo che Marotta non possa fare un tentativo, mi piacerebbe tantissimo, sarebbe un colpo davvero perfetto secondo me, è un giocatore che ha grande corsa, fisico, d'utilità, tiro da fuori, soprattutto tiro da fuori, per me sarebbe grandissimo e da inserire nel centrocampo dell'Inter sarebbe tanta roba. Credo che la Premier League si faccia sentire anche per lui, quindi poi eventualmente dipenderebbe da lui, però la mia moneta me la gioco su Ruslan Malinovskij. Passiamo velocemente agli esterni, poi andiamo sugli attaccanti. Ci sono 3 esterni, tutti e 3 esterni sinistri, ho selezionato perché comunque a destra l'Inter ha Dumfries, che vedremo se andrà via magari per l'interesse di qualche big inglese, però al momento c'è Darmian e c'è anche Bellanova, che è un giocatore di prospettiva, quindi per il momento quella fascia è un po' bloccata. A sinistra abbiamo Gosens, che è un oggetto misterioso,
Di Marco che è costantemente a metà fra un esterno e un braccetto di difesa, e Darmian che quando ci gioca è adattato. Quindi ho selezionato 3 esterni sinistri. Il primo è Rami Bensebaini del Borussia Mönchengladbach, anche lui già accostato in passato prima dell'addio di Perisic, era considerato insieme a Gosens e insieme anche a Kostic uno dei preferiti come possibile sostituto. Diciamo che è un po' altalenante come rendimento, ha sicuramente delle qualità tecniche leggermente sopra la media. Io, come dicevo per Soyuncu prima, lo vorrei vedere, diciamo, lo vorrei testare prima di consegnargli la fascia sinistra da titolare. Quindi, dovesse arrivare Bensebaini, secondo me l'Inter dovrebbe avere un collega, diciamo, di reparto affidabile che possa alternarsi con lui e non lasciare la fascia sinistra come un enorme punto di domanda. Sicuramente un giocatore interessante, classe 1995. I 2 più interessanti però, secondo me, sono Rafael Guerreiro del Borussia Dortmund, classe 93, 1,70 m di altezza, buon piede dal punto di vista tecnico e anche un discreto dribbling. Diciamo che per certi versi, vista anche la corporatura, può assomigliare a Di Marco, forse assomiglia un po' di più ad Angeligno, altro giocatore che spesso mi trovo a citare, ex Lipsia e Manchester City. Ha dei numeri non esorbitanti in termini di gol e assist, ha avuto anche diversi problemi fisici, quindi teniamo conto anche di questo, però sarebbe sicuramente un colpo interessante a parametro zero. Il più interessante di tutti, però, sempre riguardo gli esterni, sarebbe, secondo me, Alejandro Grimaldo del Benfica, un altro di cui si parla ormai da tempo, classe 1995, abbastanza simile a Guerreiro come caratteristiche. Lui ha dei numeri però in termini di gol e assist molto migliori. Pensate che nella stagione 2021 ha fatto 2 gol e 10 assist in campionato, quindi sarebbe un giocatore che ti garantirebbe anche una quota gol non indifferente, e vedendo i numeri delle sue ultime stagioni al Benfica ha giocato spessissimo sia da esterno sinistro che da terzino sinistro. Mi pare la scorsa stagione abbia avuto un numero di presenze quasi uguali in entrambe le posizioni, quindi anche un giocatore duttile che in caso di eventuale passaggio alla difesa 4, che al momento comunque escludo, potrebbe essere interessante come colpo a parametro zero. Vedremo, perché anche su di lui ci sono tante big straniere molto interessate. Sarebbe sicuramente un colpo interessante, più secondo me degli altri 2 che vi ho citato. Veniamo infine all'attacco. Nell'attacco vi cito un altro giocatore dell'Atalanta, che è Luis Muriel, classe 91, quindi come Roberto Pereira dell'Udinese. Lo conosciamo, ragazzi, Muriel. Quando è in giornata è un giocatore devastante, pochi eguali secondo me in Serie A quando azzecca la partita giusta in termini proprio di impatto nel match. Io direi come titolare, vista anche l'età e visti gli ultimi trascorsi, non credo che sia l'ideale, perché comunque anche nell'Atalanta non ha mai fatto il titolare, faceva spesso, diciamo, la riserva di lusso, o comunque il giocatore, il famoso game changer, come si suol dire, quello che entra dalla panchina e cambia la partita. Però il titolare lo ha fatto chiaramente diverse volte, ma io ho sempre avuto la sensazione che lui fosse più un giocatore da ingresso a gare in corso. Dovesse arrivare con uno stipendio, magari pretese di stipendio non esagerate e una nemmeno pretese di titolarità fissa assoluta nell'Inter, io vi dico perché no, per un paio d'anni un giocatore così è veramente interessante. Secondo nome, questo anche qui parliamo di livelli piuttosto alti e difficili secondo me da raggiungere, Marco Asensio del Real Madrid, classe 96, sarebbe un colpo di livello, non dico top, ma quasi, perché comunque Asensio è un giocatore tatticamente magari un po' difficile da collocare nell'Inter di Inzaghi nel 3-5-2, però a livello tecnico è, come si suol dire, un giocatore che arriva dall'aristocrazia del calcio, dal Real Madrid, quindi difficilmente ci si potrebbe, diciamo, rifiutare, tra virgolette, di un giocatore così. Anche lui lo vedo più da Liga o da Premier League, perché dubito che vada a scendere di livello dal Real Madrid alla Serie A, però è un giocatore veramente molto interessante. Ma il mio preferito, e vi dico anche che è il mio preferito in assoluto di tutti i 4 che vi ho indicato come migliori, è indubbiamente il signor Marcus Thuram, giocatore che è già stato vicino all'Inter, ci ricorderemo, anzi vi ricorderete, l'anno scorso, prima che l'Inter poi andasse su Correa, a causa di un infortunio subito appunto da Thuram, classe 1997, è un giocatore che nasce come esterno
come ala, diciamo, in un 4-3-3, però secondo me ci si può lavorare anche per portarlo più al centro dell'attacco. Secondo me potrebbe essere un buon profilo per diventare un nuovo punto di riferimento dell'attacco dell'Inter di fianco a Lautaro Martinez, perché l'Inter l'anno prossimo avrà Lautaro come punto fermo, Dzeko è in scadenza e ha anche la sua età, quindi non credo che rimanga o comunque non si sa. Su Lukaku c'è un enorme punto di domanda, essendoci in ballo questo prestito un po' particolare. Correa è Correa e quindi io non credo si possa consegnare le chiavi dell'attacco titolare appunto al Tucu. Una coppia d'attacco Lautaro-Thuram diciamo che mi stuzzicherebbe non poco, quindi questo sicuramente è il mio preferito. Sarebbe, secondo me, anche la storia dell'Inter sarebbe stata diversa se l'anno scorso fosse arrivato lui al posto di Correa, però sappiamo che c'era in ballo quel discorso dell'infortunio e quindi purtroppo non se n'è fatto nulla. Però, vista anche l'età, io andrei diretto e senza la minima perplessità su Marcus Thuram. Questi erano i migliori profili secondo noi di Passione Inter. A proposito ringrazio anche il nostro Pietro Magnani e tutta la redazione che mi hanno aiutato a selezionare i migliori profili per reparto. Ce n'erano anche di più importanti, ho tralasciato per esempio Depay, ho tralasciato Messi, se ve ne devo dire uno così, però appunto alcuni erano abbastanza improponibili in termini di costi o di profili particolari. Quindi abbiamo selezionato quelli migliori come caratteristiche, ma anche migliori come profilo in termini economici, per età, per costo, eccetera, eccetera. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ditemi il vostro preferito in assoluto fra questi 4, mettete anche un mi piace al contenuto, ripeto, se vi è piaciuto. Vi ricordo il club di Passione Inter, www.passioneinter.club, per continuare a dialogare con noi e ad approfondire tutti questi temi ogni giorno. Ed infine in descrizione, se mi segui in podcast, ti lascio il link ad un altro contenuto, i 3 attaccanti del futuro dell'Inter. Questi però fanno già parte della rosa dell'Inter e sono già sotto contratto. Se invece mi segui su YouTube, clicca qui alla mia destra che ti comparirà il link di questo contenuto.